Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato ad una mia esperienza di ieri sera che penso non dimenticherò facilmente. Appena uscita dall'ufficio infatti ho scoperto, grazie ad Instagram, dell'ultima opera messa in atto da Banksy e senza pensarci due volte ho preso un treno e sono andata a Croydon, nella periferia di Londra, a dare un'occhiata. Se siete interessati a questo video e ad altri legati ad arte, viaggio e mercato, vi consiglio di rimanere e di iscrivervi al canale così da non perdere nulla. E se questo è il vostro primo video, io sono Clelia e sono qui per condividere con voi la mia passione per l'arte. Gli unici indizi lasciati ieri pomeriggio da Banksy su questo shop installazione erano legati al luogo e al fatto che si trattasse di uno showroom da poter visitare soltanto a porte chiuse. Quindi, nonostante la pioggia, mi sono data da fare e ho cercato di capire di più di cosa si trattasse. Arrivata nei pressi di una delle sedi delle catene di palestre più popolari qui a Londra, la Pure Gym, ho capito di essere davvero nel posto giusto. Banksy ha infatti realizzato in occasione di Frieze, la fiera dell'arte contemporanea più popolare qui a Londra, un suo spazio tutto personale. Non si tratta di uno stand in fiera, ma piuttosto di un negozio chiuso al pubblico e chiamato da lui stesso Gross Domestic Product. Già dal titolo, per chi conosce la cultura inglese, l'ironia è abbastanza chiara. La frase fa infatti riferimento al PIL, il prodotto interno lordo. Appena arrivati ci si mette in fila per poter dare un'occhiata all'interno delle vetrine di questo ipotetico negozio, che fa angolo in una delle stradine del quartiere, e immediatamente si rimane affascinati da cosa si può vedere all'interno di questo negozio-galleria. Come in un museo, infatti, o in una galleria per l'appunto, le opere vengono esposte con relative didascalie e tutta una serie di oggetti di uso comune vengono trasformati. Ad ognuno viene dato un proprio significato che ci fa riflettere su noi stessi e sulla nostra società. La prima delle opere in vetrina mostra una cassa automatica, come quelle utilizzate in passato nei negozi di alimentari, dalla quale nasce una cascata di tipici cestini della spesa verdi, che raccontano la nostra vita di tutti i giorni. A questo si legano delle farfalle simbolo della natura, ma che volano sulla stessa cassa. Si continua poi con un'opera altrettanto interessante, dal titolo Baby Mobile, che fa molto riflettere secondo me, soprattutto dopo i recenti scandali e il dibattito sulle nuove tecnologie. Si tratta infatti di una culla che viene ripresa da una serie di telecamere a circuito chiuso. Un bambino dorme nella culla già sotto i riflettori appena nato. Il riferimento è ovviamente alle telecamere che ci circondano quotidianamente e di cui a volte non siamo neanche consapevoli. Accanto a questa, nella vetrina successiva, è presente una serie di orologi in cui è raffigurato il classico topolino protagonista di diversi dei graffiti di Banksy, che ad ogni ora del giorno e della notte, in tutti i fusi orari del mondo, partecipa alla cosiddetta Rat Race, la corsa del ratto, di cui tutti noi siamo vittima quotidianamente. Nell'immaginario comune, infatti, corriamo ogni giorno per raggiungere la metro, essere i primi al bar per il caffè o i primi ad ottenere una promozione al lavoro, che ci permetterà poi di acquistare degli oggetti materiali che entrano nel calcolo del prodotto interno lordo della nostra nazione. La vetrina principale dell'installazione è di certo la più forte, secondo me, anche in termini di messaggio che l'artista vuole trasmettere. Una grande stanza, decadente, un po' una camera degli orrori, arredata con una serie di oggetti che fanno senza dubbio riflettere. Al centro a terra si trova Tony the Tiger, il tigrotto della Kellogg's, sotto forma di tappeto, con i suoi denti tutti cariati e la tazza e il cucchiaio dei cereali rovesciati sul pavimento. Dietro di lui una serie di pulcini segue una bottiglia di plastica di un prodotto chimico che ricorda una nota marca di detergenti molto pubblicizzata sulle nostre televisioni. Al centro della sala un camino e un dipinto che raffigura un paesaggio modificato dall'effetto degli aerei che lo sorvolano e che hanno ovviamente delle videocamere incorporate, come se si trattasse di un bombardamento aereo su un paesaggio però dell'Ottocento. Sulla destra della vetrina spiccano due elementi. L'opera The Goldfish, in cui il protagonista è un pesciolino che desidera uscire dalla propria boccia, ma che rischia, a causa di questo suo desiderio, anche di morire. Un animale da compagnia, ma che in realtà viene descritto nella didascalia come inerte, quindi fermo. E poi una fantastica e divelta poltrona, in cui sono presenti sopra due cuscini, che ci suggeriscono in maniera molto ironica che la vita è troppo breve per prendere consigli proprio da delle federe di cuscino. Una critica accesa verso la nostra abitudine di citare brevi frasi motivazionali per riempire le nostre giornate. Numerose sono le opere in questa sala degli orrori e fra queste di certo spicca una delle opere di Banksy incorniciata da delle tende in metallo tenute insieme da delle catene, come se l'arte fosse intrappolata da cornici rigide e pesanti.
Sicuramente si tratta di una critica all'utilizzo appunto del suo nome e della sua stessa arte senza alcuna autorizzazione. Infine sulla sinistra si trovano un gruppo di oggetti e giochi da bambino completamente rivisitati nel significato e nel modo di presentarsi. Quello che mi ha attirato di più è Early Learning Counting Set, letteralmente un set di gioco per imparare a contare, dove a dover essere contati però sono gli esseri umani che riescono ad entrare tutti in una sola volta all'interno di un camion. Si tratta di personaggi un po' da presepe, di tutte le età e le nazionalità, in fila che aspettano il proprio turno per trovare il loro posto in questo camion immaginario che è il mondo. Nella vetrina successiva si cambia un po' atmosfera, si lascia la stanza degli orrori per ritrovare oggetti di uso comune, completamente rivisitati. Si trova ad esempio il giubbotto antiproiettile indossato dal celebre rapper britannico Stormzy durante il festival di Glastonbury, bucato dai bossoli di proiettili come simbolo di un'Inghilterra ferita. Al di sotto di questi si trovano degli elmetti di poliziotto. Accanto un'altra opera attira l'attenzione, una lapide con l'epitaffio scritto come in un videogioco che recita, in inglese ovviamente, "Adesso hai raggiunto la tua meta", come se la morte potesse essere paragonata in un certo senso al raggiungimento dell'ultimo livello di un videogioco contemporaneo e quindi all'arrivo o alla vittoria dello stesso. Procedendo in fila, per me sotto la pioggia purtroppo, si arriva alla rappresentazione massima della controcultura contemporanea con l'opera The Clutch Bag, dove un oggetto di uso quotidiano viene completamente stravolto. Si tratta della tipica borsetta da donna. Banksy contrappone la sua opera alle attuali settimane della moda e al sistema del fashion e dell'arte contemporanea e cerca, attraverso la didascalia, di fare anche dell'ironia e sottolineare i principali vantaggi di un oggetto come questo. La borsa infatti è utile per chi non ha molto da portare con sé, ma anche per chi ha la necessità di colpire qualcuno con un mattone. E nonostante io sia completamente contraria alla violenza, mi chiedo chi è che non avrebbe voluto averla con sé almeno una volta nella vita. E in questa vetrina anche l'arte scappa dalle pareti in un'opera vicina in cui la cornice serpente abbandona quasi per magia il quadro e scappa dal muro. Al centro di questa vetrina dello showroom si trova l'opera più rappresentativa dell'intera installazione. Si tratta di un tappetino di benvenuto realizzato con parti di un giubbotto di salvataggio nero e arancione. I suoi fili vengono utilizzati per scrivere welcome e fanno da pandanna ad una TV 55 pollici che accoglie un bambino a braccia aperte e snatura la televisione stessa che, da oggetto di intrattenimento, diventa una forma d'arte grazie al passaggio dell'artista. Infatti Banksy non si limita a condannare un utilizzo approssimativo delle sue opere per fini commerciali, ma anche con un'opera chiamata Basquiat prende virtualmente le difese di un altro artista, il writer e pittore statunitense Basquiat, che è morto a 28 anni a causa dell'AIDS ed è diventato con il tempo un'icona della cultura artistica americana. L'ultima vetrina di questo percorso si ricollega a queste opere e raccoglie una serie di giubbotti di salvataggio utilizzati dai migranti soccorsi nel Mediterraneo. Si tratta di una denuncia della situazione attuale e della posizione politica e sociale delle nazioni europee. Tanto che l'artista ha dichiarato che il ricavato delle vendite online delle opere esposte in questa specie di galleria a porte chiuse, in questo showroom, verrà donato alle ONG per acquistare una nuova nave dopo il sequestro da parte delle autorità italiane di alcune di quelle utilizzate per salvare vite umane. A quanto pare Banksy ha deciso di aprire questo negozio immaginario di oggetti per l'arredamento, che lui ha chiamato Impractical and Offensive, quindi non utili e offensivi, a seguito di una polemica sul copyright con un brand di greeting cards. Qui in UK infatti sono molto utilizzate le cartoline di auguri che in ogni occasione vengono acquistate un po' da chiunque. L'artista ha quindi deciso di aprire il suo negozio indipendente dicendo: "Un'azienda di cartoline contesta il diritto d'autore sulla mia arte e sta cercando di appropriarsi del mio nome per vendere finti gadget di Banksy illegalmente". Ma lui non è d'accordo e ha confermato che vuole che chiunque utilizzi e modifichi le sue opere, ma che non si appropria al tempo stesso del suo nome. L'atmosfera lì ieri sera era davvero quasi romantica, con una musica francese di sottofondo, e secondo me l'idea è geniale e l'artista non è nuovo tra l'altro a questi colpi di scena. Anzi, potremmo dire che sono proprio questi a rendere ancora più interessanti i suoi lavori e a contribuire alcune volte alla diffusione mediatica della sua visione attuale e secondo me sincera della nostra società. Un'azione che fa riflettere su chi siamo, dove stiamo andando e quali sono i valori che vogliamo trasmettere alle generazioni future, in un contesto come quello della settimana di Freeze,
in cui alcune volte perdiamo di vista il sincero interesse per l'arte come strumento di evoluzione dell'uomo e di crescita soprattutto del singolo, ma anche della società. Però dal mio punto di vista non tutti gli aspetti della fiera d'arte sono negativi, anzi al contrario, questo è un ottimo spunto per scoprire novità in ambito artistico, ma di questo vi parlerò in un mio prossimo video. E se questo mio racconto dell'opera di Banksy vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le mie 1000 avventure insieme con voi in giro per il mondo dell'arte. Grazie e alla prossima!